Ciao a tutti, oggi preparo un Danubio soffice all'olio extravergine di oliva con polpette. Gli ingredienti sono scritti per esteso nell'info box sotto il video e nel blog e adesso procediamo con la ricetta. Preparo l'impasto per il Danubio, metto il latte tiepido in una terrina, aggiungo lo zucchero ed il lievito di birra. Mescolo il tutto. Verso l'olio extravergine di oliva biologico, questo è il mio, inserisco un uovo e lavoro il tutto con una forchetta. Posso aggiungere la farina, ma prima la setaccio. Adesso metto il sale ed inizio ad impastare, prima con un mestolo e poi con le mani. Assorbita tutta la farina dal contenitore, impasto il composto sul piano di lavoro in tutte le direzioni per 5 minuti. Formo un panetto e lo adagio in una terrina unta con l'olio. Ungo il panetto anche sulla superficie e copro con pellicola trasparente. Faccio lievitare fino al raddoppio del volume, nel forno spento con la luce accesa, ma se voglio anticipare i tempi di lievitazione, preriscaldo il forno a 28 gradi. E mentre l'impasto lievita, preparo le polpette. Metto in un contenitore il macinato di vitellone di prima qualità. Aggiungo uno spicchio d'aglio, ma se preferite potete mettere un cipollotto fresco sminuzzato. Metto del prezzemolo, della paprika, il parmigiano reggiano, il pangrattato, aggiungo del sale e del pepe a piacere. Metto l'uovo ed impasto bene fino a far integrare tutti gli ingredienti. A questo punto posso formare le polpette. Ne andrò a realizzare 20, del peso di circa 20 grammi ciascuna. Una volta formate, le schiaccio formando dei dischetti e le metto su un piatto. Posso cuocere le polpette. Metto una padella antiaderente sul fuoco con 3 cucchiai di olio extravergine di oliva. Ci distribuisco le polpette e le faccio cuocere da entrambi i lati per 3-4 minuti. Una volta pronte le sistemo su un piatto con carta assorbente. Trascorso il tempo necessario, prendo l'impasto giunto a lievitazione dal forno, lo lascio cadere sul piano di lavoro, lo schiaccio leggermente con le mani e lo divido in 4 parti. Adesso ricavo 5 spicchi da ogni parte, ottenendo 20 pezzetti di impasto. Ne controllo il peso con una bilancia. Dovranno pesare circa 40 grammi ciascuno. Formo delle palline facendo roteare l'impasto sul piano di lavoro. Poi le dispongo su un canovaccio pulito. Le copro e le lascio rilassare per 30 minuti, così andrò a stenderle meglio. A questo punto stendo i panetti col matterello, ottenendo dei dischi del diametro di 10 cm e via via li dispongo sul piano di lavoro allineati. Posso iniziare a farcire dischi. Sporco ogni disco con del passato di pomodoro. Ne andrò a mettere la punta di un cucchiaino. Adesso metto un cucchiaino di mozzarella tritata finemente e ci adagio le polpette. Metto il disco nel palmo della mano e ci metto ancora della mozzarella. Poi sigillo i bordi, chiudendoli bene e formando un fagottino. Procedo in questo modo fino a chiuderli tutti. Una volta pronti, li metto allineati su una teglia da forno rivestita con carta forno. Copro con pellicola trasparente e li faccio lievitare fino al raddoppio del volume. A lievitazione avvenuta, spennello il Danubio polpetta con un tuorlo e 2 cucchiai di latte. Se si dovessero formare delle piccole fessure, non preoccupatevi. Ci lascio cadere tanti semini di sesamo e posso infornare.
nel forno caldo statico a 180 gradi per 25 minuti. Metto la teglia nel primo livello del forno partendo dal basso. Ed ecco il mio Danubio polpettoso pronto per essere mangiato. È sofficissimo. I miei figli lo adorano, tanto che ne preparo sempre 2 teglie. Guardate che meraviglia di sofficità. Che altro aggiungere? Ricordatevi di attivare la campanella delle notifiche del canale, così sarete avvisati quando pubblicherò un nuovo video. Commentate e fatemi sapere se la ricetta vi è piaciuta. Mi trovate anche sulla pagina Facebook e Instagram delle ricette di Terrore e Splendore. Un bacione, a presto!